aveva intuito, aveva avuto quella lampadina che gli si era accesa e dove aveva un intuito formidabile, dove capiva dove andare a indagare, dove andare a... perché era proprio un fiuto proprio da cane, dice da tartufo si potrebbe dire, no? Dove capiva che traccia seguire. Per quell'intuito, alimentato da una conoscenza approfondita della mafia del tempo, grazie anche a una serie di rapporti con altri investigatori e confidenti, la sera di 45 anni fa il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo venne assassinato sulla piazza di Ficuzza. (1976). Dopo la cattura di Luciano Leggio, cui Salvatore Riina non sembra estraneo, Ucurtu è dunque di fatto a capo della famiglia di Corleone e ha sostituito Lucianeddu anche nella commissione. Col suo modo di fare ha ormai uomini a lui legati in tutte le altre famiglie che gli portano informazioni, una vera e propria attività di intelligence criminale. In poco tempo Riina è riuscito a mettere radici fuori da Corleone, coagulando attorno a sé diverse famiglie di Palermo e provincia. Grazie alle nuove alleanze ha esteso il suo potere pure nei quartieri palermitani di San Lorenzo, Porta Nuova, Noce, Corso dei Mille e Resuttana. Così è sempre un passo avanti agli altri, specie a quei due che unici e soli potrebbero dargli fastidio, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. E proprio a quei due ha inferto duri colpi con i sequestri eccellenti di Cassina prima e di Corleo poi. Sequestri che gli hanno fruttato i capitali necessari per partecipare alla speculazione edilizia di Palermo, condotta da Vito Ciancimino. Ciancimino, democristiano della corrente andreottiana, nato a Corleone e legato a Bernardo Provenzano, era stato sindaco di Palermo per brevissimo tempo nel 1970, prima di essere buttato giù dalle proteste dell'opposizione e dalle indagini. Ma a Palermo è ancora politicamente potentissimo, tanto da essere temuto dal più importante politico andreottiano in Palermo, Salvo Lima, che è invece in quota Bontate Badalamenti. La lotta Ciancimino-Lima riproduce in politica quella fra Riina e Bontate. In superficie parlano, collaborano, si spartiscono affari, ma sotto sotto si combattono e si odiano. Come Bontate vede in Riina un rozzo Viddanu, la stessa cosa vede Lima in Ciancimino. I corleonesi, per loro, sono solo uomini capaci di usare la forza e la meschinità, incapaci di stare ai piani alti dove la mafia di Palermo già è presente e fa affari di ogni sorta. In quel 76 il colonnello Russo sta seguendo le tracce del signor Romeo, alias Salvatore Riina, e trova in un appartamento di Largo San Lorenzo, il cuore della Piana dei Colli, un cartoncino con una partecipazione di nozze. Antonina Bagarella e Salvatore Riina, oggi sposi. Rintraccia quindi il proprietario dell'appartamento. È un commercialista. Si chiama Pino Mandalari. Conosce per caso il signor Romeo? La risposta di Pino Mandalari è tranquilla. È un inquilino. Le indagini scopriranno che non solo lo conosce, ma gli amministra pure i beni. Società come la RISA, le iniziali di Riina Salvatore, come la Zoo Sicula, come la Solitano Spa. Tra i soci ci sono pure i Coppola di Partinico, i Grizzafi di Corleone, i Finazzo di Cinisi. Quelle aziende sono alimentate anche dal denaro di alcuni sequestri di persona, gestiti a Milano dall'anonima di Ligio. Il commercialista Pino Mandalari, a Palermo, diventa un personaggio importante. La sua vita è legata a quella dei capi di Corleone. Totò Riina, raccontano i pentiti, gli ha sempre voluto bene e lo ha sempre stimato. Lui lo ricambia con una fedeltà assoluta. Lui e sua moglie, Maria Concetta. La donna è da sempre nei consigli di amministrazione di tutte quelle società create intorno a Corleone. Una vita divisa, quella di Pino Mandalari. Una vita divisa tra Cosa Nostra e la massoneria. Il tutto in nome di affari miliardari. Negli anni 60 Pino Mandalari risulta infatti appartenente all'obbedienza massonica collegata con Piazza del Gesù. Sulle attività di Mandalari, che servono per riciclare i proventi dei sequestri di persona messi a segno dai corleonesi,
Inizia così a indagare il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Si legge da un articolo del giornalista Mario Francese di 2 anni prima. Specialista nell'amministrare società costituite da mafiosi. I 2 nuovi mandati di cattura per il sequestro dell'ingegner Luciano Cassina e l'ordine di cattura per favoreggiamento del commercialista Pino Mandalari potrebbero costituire i punti di partenza per un'indagine più approfondita sull'anonima sequestri, cui si attribuiscono i rapimenti a scopo di estorsione anche di Rossi di Montelera, Emilio Barone e Pietro Torielli. I mandati di cattura del giudice istruttore Aldo Rizzo riguardano il parroco di Carini, Don Agostino Coppola, e il camionista di uditore Salvatore Alterno. Entrambi hanno avuto contestato il concorso nel sequestro Cassina con Giuseppe Calò, Francesco Scrima, Leonardo Vitale e Ignoti. Il ragioniere Pino Mandalari ha avuto contestato il reato di favoreggiamento personale. Al momento dei soli Salvatore Riina, luogotenente di Luciano Liggio, e di Leoluca Bagarella, per un verso, e di Don Agostino Coppola per un altro. È come dire che il commercialista viene tenuto in una posizione ibrida, arrestato momentaneamente per il favoreggiamento, poggia anche un piede, secondo gli investigatori, nella fossa che si è scavato attorno all'anonima sequestri. Una posizione dunque da approfondire e da chiarire. Questo articolo di Mari Francese sul commercialista Mandalari, secondo il collaboratore Francesco Di Carlo, mandò su tutte le furie Riina e pose le basi per l'assassinio, anni dopo, dello stesso francese. Con massoni, la massoneria si chiamava Mandalari. Ah, Mandalari, questo è che il massone è questo Mandalari. Sì. Che viveva in un palazzo di San Lorenzo. Di San Lorenzo, non è quello che era, dice che aveva una carica alta con massoni, sì, la massoneria. Questa è la persona. E lui era sempre addentrato in queste cose di cercare aderenze politiche. Sì, sì. Lo conoscevo anch'io molto bene, sì. E lei ha sentito parlare di questo Mandalari solo da Riina e Giacomo Giuseppe Gambino o anche da Provenzano? No, da Provenzano no. Sapevo che anche Provenzano erano tutto questo gruppo avevano qualche allegato con questi massoni, però fu attraverso Rina che conobbi questo Mandalare, attraverso Giuseppe Giacomo Gambino, Domenico, il prete lo conosceva, Pace Coppolo lo conosceva, addirittura fu Pace Coppolo che ce lo fece conoscere allora. Addirittura Pace Coppolo, mi ricordo una volta a Roma si fece conoscere a Fanfani pure, era in un ristorante. Presentò chi a chi? A Fanfani da un lato e l'altro chi erano? No, io, suo fratello Domenico Coppola, ecco. Pace Coppola. Sì, quindi vi presentò a Fanfani? Sì. Pace Coppola aveva molte aderenze che poi passarono a signor Rina. Pace Coppola era molto... 26 agosto 1976. Mico Tripodo, capo bastone dell''ndrangheta legato ai Corleonesi, e in special modo Riina per il comparato d'Anello, viene fatto uccidere in carcere da Raffaele Cutolo, boss emergente della camorra campana. Cutolo è anche affiliato all''ndrangheta e riceve l'incarico di uccidere il Tripodo da Giuseppe De Stefano, che durante la prima guerra di 'ndrangheta aveva fronteggiato insieme al fratello la vecchia cosca del Tripodo per il controllo di Reggio Calabria. Gli omicidi susseguitisi in tale guerra avevano portato all'arresto del Tripodo. Come visto in altri video, De Stefano è fortemente collegato a Stefano Bontate, entrambi partecipi di una entità definita circuito ristretto, dove si incontrano mafia, 'ndrangheta, massoneria e apparati deviati dello Stato. Quindi l'omicidio di Tripodo da parte di Cutolo su mandato di De Stefano è indirettamente una vittoria di Bontate su Riina nello scontro sotterraneo che si sta svolgendo nella commissione di Cosa Nostra. «27 agosto 1977, omicidio del colonnello Russo». La sera del 20 agosto 1977, un gruppo di fuoco mafioso, composto da Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca,
Vincenzo Puccio e Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda, arriva a bordo di una Fiat 128 nella piazza principale di Ficuzza, frazione di Corleone, ed armati di pistole calibro 38 sparano contro il colonnello Russo, il quale, essendo in vacanza, sta passeggiando assieme a un insegnante, Filippo Costa, anch'egli colpito e ucciso. Bontate è arrabbiatissimo per non essere stato informato dell'omicidio ed oltre a chiedere a Michele Greco, che nega di sapere qualcosa, chiede anche ai suoi uomini di informarsi in giro. E Mannoia, uomo di Bontate, chiede al suo amico d'infanzia vicino ai corleonesi, Scarpuzzedda. Andiamo a Scarpuzzedda. Pino Scarpa. Pino Scarpa. Quando è che lei l'ha conosciuto? Che cosa può dire in ordine a questo? Io ho conosciuto Pino Greco Scarpa quando ancora eravamo molto, molto giovani. Io credo che avevo 19 anni. Lui aveva un paio di mesi meno di me, come età. Dico aveva perché è stato ucciso. E noi ci vedevamo quasi tutti i giorni. Eravamo dei ragazzi stravaganti. Facevamo delle rapine, delle scorribande, dei furti. E quindi è rimasto fra di noi una grande amicizia quasi da ragazzi. Poi siamo diventati uomini d'onore, lui è fatto parte della famiglia Ciaculli, io ho iniziato a far parte della famiglia dei Bontate. Ma i nostri rapporti non sono mai venuti meno, ci frequentavamo sempre, anche se più saltuariamente, ma eravamo veramente degli ottimi amici. Senta Mannoia, lei ha conosciuto il tenente colonnello Russo, cioè quando dico conosciuto per ragioni della sua attività, dell'attività del colonnello? No, ho sentito parlare di lui, non l'ho mai conosciuto personalmente. Ha sentito parlare di lui come investigatore, come un eccellente investigatore. Come un eccellente investigatore. Senta, mi dica, lei saprà sicuramente che sia lui che un suo amico sono stati uccisi a Ficuzza. Sì. Che cosa lei al riguardo ha reso delle dichiarazioni? Sì. Ecco, io ho preso di quell'omicidio, non ricordo se direttamente dalla stampa o comunque andando spesso a trovare il mio rappresentante Stefano Bontate, che lo vidi molto adirato per quello che era successo. Bontate mi disse che non sapeva niente di questa situazione, non era stato informato e che comunque sarebbe andato a chiedere notizie a Michele Greco. Io credo l'indomani dell'incontro del Bontate mi incontrai, come di solito accadeva. Io abitavo a Ciaculli in via Rampante, in fondo a questa strada. Da questa strada il Pino Greco andava spesso a visitare i suoi giardini e spesso ci incontravamo io, lui e Vincenzo Puccio, che spesso le guidava la macchina per conto di Pino Greco. Quel giorno si sono fermati, sono scesi a casa mia, abbiamo preso il caffè. Ecco, come ho detto, io avevo un'amicizia che risaliva da ragazzo con Pino Greco e io non ebbi esitazione a chiedere a Pino Greco se sapeva parlare dell'omicidio del capitano Russo. Lui non si gincerò dietro il segreto, mi disse: senti Franco, dice, sono stato io e mi sono portato anche a Vincenzo Puccio, dice, l'abbiamo commesso io, Puccio e Luca Pagarella, però ti chiedo una cosa, questo è un discorso, tienitelo per te, perché il tuo rappresentante non sa nulla. Ho detto, non ti preoccupare che questa è una situazione mia e mia resterà, un segreto mio. Io non informai il Bontate perché non volevo tradire questo segreto che lui aveva confidato, anche perché il delitto non era avvenuto nel nostro territorio e quindi non ci investiva direttamente a noi. Quando mi incontrai nuovamente col Bontate mi disse che era andato a trovare a Michele Greco, ma che Michele Greco si era
cincerato dietro il discorso dicendo io non so niente, Stefano, di questa situazione. Non sapevo nulla di questo, che si doveva fare questo omicidio. Al che poi hanno riunito la commissione, quello che mi dice Bontade. Durante la commissione viene fuori il fatto che questo omicidio era stato voluto esclusivamente dal gruppo dei Corleonesi e che Michele Greco aveva finto di non sapere niente. Quindi Stefano è andato in escandescenza, tanto che Michele Greco gli dice smettila Stefano, in fin dei conti si tratta di uno sbirro. Tanto è vero che il Michele Greco era a conoscenza e aveva dato il suo sta bene a questo omicidio perché Vincenzo Puccio e Pino Greco Scarpa erano uomini della sua famiglia, quindi era pienamente consapevole di questo omicidio ancora prima che si commettesse. E quindi lì sono nate grossi litigi fra Bontade e Michele Greco, che a distanza di un po' di tempo, di alcuni mesi, poi si intromette Giuseppe Di Maggio, rappresentante di Brancaccio, molto amico del Greco e del Bontade stesso, si mette di mezzo per fare da paciere a questa situazione. Scarpa le ha riferito questa confidenza, le ha fatto questa confidenza. Non le ha parlato di particolari, come era avvenuto questo omicidio, le disse solamente sono stato io, Puccio e Bagarella, oppure si è soffermato su alcuni particolari circa l'esecuzione di questo? È abitudine in seno a Cosa Nostra, quando vi è la possibilità di poterne parlare, di descrivere solamente, di dire semplicemente questo fatto l'ho fatto io, o l'ha fatto Tizio, o l'ha fatto Caio. Non si va a entrare nei particolari perché è una cosa già superata, perché tutti sappiamo come viene eseguito un omicidio, e quindi non si va a sottolineare i particolari del delitto stesso, tranne che non succeda qualche disgrazia, allora viene rappresentata quella particolarità che è successa. Ma un delitto che va bene e che non succede niente nei confronti dei componenti del comando, non si entra nei particolari. Lui si vantava certamente di questo omicidio, che era un omicidio commesso da lui, anzi ha dato una pacca sulle spalle a Vincenzo Puccio nel dire fare io seguo, nel dire mi ho portato anche a Vincenzo Puccio, dare una dimostrazione di stima e di valore al Puccio. Non siamo entrati nei particolari. Ho capito, non siete stati. Ho capito. Del movente, che cosa può dirci lei? Io posso dire che il colonnello Russo era un eccellente investigatore, soprattutto lui si dedicava in particolar modo ai sequestri di persone. Certamente dava fastidio soprattutto ed esclusivamente in particolare al gruppo della famiglia di Colleone, perché loro erano quelli che erano dediti ai sequestri. Quindi io posso immaginare che, visto che il maggiore, il capitano Russo, dava la caccia completamente a queste persone che si dedicavano a questi sequestri, certamente coinvolgevano direttamente loro, perché erano loro a dedicarsi a questi sequestri. E mi dica, lei ha sentito parlare del sequestro Corleo? Sì, io ne ho sentito parlare, ma non ho mai approfondito in particolare lo sviluppo, cosa è successo. Ha anche l'orgoglio di avere al suo fianco un collaboratore di tanto pregio e di tanto peso specifico. Lo vidi crescere, questo giovane capitano, in 7 anni e mezzo. Sembrava fragile, sembrava portatore di un fisico non robusto,
ma c'era tanta robustezza dentro di lui, c'era tanta forza morale, c'era tanto coraggio, c'era tanta volontà di fare, di realizzare, di combattere, che io stesso, io suo comandante, ho tratto anche da lui questa forza e questo entusiasmo. Sono stati 7 anni e mezzo lunghi, sofferti, logoranti, perché destinato altrove la collaborazione non è cessata, perché anche in Piemonte, anche in Lombardia, io attingevo a questo uomo, a questo ufficiale che ha onorato non solo la divisa, ma anche la sua istituzione. Io mai più pensavo che le circostanze mi potessero portare a parlare di lui pubblicamente, a dire pubblicamente quanto bene egli ha fatto nell'interesse della giustizia, quanto si è sacrificato, quanto ha lottato, quanti impegni notturni al mio fianco abbiamo adempiuti con la pistola in mano, perché era un coraggioso, era uno che amava la lotta, era uno che amava lottare per lo Stato, per difendere lo Stato, per difendere le sue istituzioni. E ne aveva tanti, tanti amici tra le persone per bene, quanti ne aveva di nemici tra coloro che albergano in quella definizione che qualcuno non vorrebbe ripetere perché è amante del diritto, e che è la mafia. Lui aveva tutti e 5 i sensi, non aveva soltanto la vista acuta, ma aveva l'udito finissimo, aveva l'argomentazione intelligente della parola, aveva il tatto di chi sapeva attendere per combattere meglio e aveva il gusto della lotta. Era veramente un lottatore, era veramente un ufficiale dell'arma che, onorato l'istituzione, nella spinta che sempre lo aveva condotto, quello della generosità, ha voluto fare qualcosa ancora in quella posizione. La mafia, che lo sapeva non coperto, che lo sapeva non garantito, ha trovato il gusto, ma questa volta tra virgolette, questo gusto, che gli è più normale, più costituzionale, il gusto della vigliaccheria, per ucciderlo qua, davanti alla sua famiglia, mentre era a riposare. Io, signor Ministro, signor Comandante Generale, io ho voluto dire queste poche cose anche col consenso del signor Ministro. Sono disadorne e scarne, ma voglio dire grazie anche al nostro Sindaco di Corleone, che a nome di tutta la Giunta del Consiglio Comunale intero ha voluto dedicare a 5 anni di distanza un ricordo visivo a quello che è stato da un lato una tragedia e dall'altro un'esaltazione. Le dico grazie, così come ringrazio il ricordo del bravo Giuseppe Russo, perché tanto ha dato anche al mio lavoro di comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo. Grazie. Già qualche anno prima in commissione, Bontate e Badalamenti avevano evitato l'omicidio del colonnello Russo, giustificato dai corleonesi per le sue indagini sui rapimenti. Per l'omicidio del colonnello Russo, 3 contadini innocenti verranno condannati all'ergastolo e uno a 20 anni di reclusione, con sentenza definitiva. Un'altra versione dei fatti sulle motivazioni dell'omicidio Russo verrà fornita dal collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, solo nel 2019. La rivelazione giunge a sorpresa nel corso del processo sul depistaggio delle indagini nella strage Borsellino e l'anziano collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo a parlare. Lei lo sa perché è stato ammazzato il colonnello Russo? Perché il colonnello, quando era capitano a Altavilla Mileci, ha ammazzato il carabiniere nella confusione. Nell'imbrunire è peggio della notte, vede o non vede. E allora nella confusione che è successo? Che il capitano si è sbagliato e ha ammazzato il suo collega mentre cercavano di prendere quello che stava per andare a prendere la valigia. Però ha fatto la dichiarazione che era stato chi faceva l'ostruzione. Ha fatto prendere l'encarso a uno che non c'entrava niente. È chiarissimo. E offre una sua interpretazione della Sicilia degli anni 70 e 80. In quel periodo la Sicilia è controllata di Cosa Nostra. Un omicidio lo può fare solo Cosa Nostra.